E della jazz poetry, è un'amica di Casa della Poesia da tanti anni, credo da più di 20 anni. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Cominciamo, grazie per la pazienza, ma anche per essere stati con noi, essermi intrattenuti in questo meraviglioso cortile che ci ospita. Visto che, come dicevo, noi siamo montati al contrario, cominciamo dai ringraziamenti. Diciamo che ringraziarci per nome sarebbe impossibile, perché tantissime e tantissime hanno contribuito a questa serata, che ricordiamo essere una serata completamente basata sul dono, sul volontariato e su una meravigliosa comunità che ha passato giorni a cucinare, allestire i cortili, attaccare i manifesti per strada, montare tutte queste luci, il proiettore, portando tra l'altro materiale proprio. È veramente una generosità incredibile, tempo ed energie per organizzare, tutto grazie insomma al piacere di farlo e di essere qui. E naturalmente ringraziamo tantissimo Divora Major per essere stasera con noi. Portata dalla Casa della Poesia di Baronissi, a cui fra poco daremo la parola. E naturalmente ringraziamo la famiglia che ci ospita in questo luogo meraviglioso e ringraziamo Tiziano che suonerà per noi, accompagnerà la poetessa Tiziano Russo con la sua chitarra. Insomma, ci ringraziamo tutti e tutte. Grazie a voi per essere qui con questa partecipazione splendida. Solo pochissime parole, perché diciamo passiamo la parola a chi insomma ha tanto da darci e da dirci. Io volevo solo fare una piccola precisazione prima di passare la parola a Ivan. Potrebbe a un occhio non attento sembrare, diciamo, superfluo parlare di poesia in un tempo come quello che stiamo abitando. Potrebbe sembrare un vezzo, potremmo sembrare l'orchestrina sul Titanic che continua a suonare mentre affondiamo. E invece, se noi abbiamo fatto questo grande sforzo tutte e tutti insieme per regalarci insieme questa serata, è perché crediamo che questo non sia un vezzo, che questo sia un momento di impegno, un momento politico, un momento per fare comunità, per stare insieme, per educarci a sentire, ad emozionarci, perché è questo che fa la poesia. E la poesia di Divora Major in particolare, lo ascolterete, è una poesia civile, impegnata, a difesa degli ultimi e delle ultime, ma anche se così non fosse, la poesia in sé, per il ruolo che io credo che svolge di educarci a sentire, e che è quello che ci rende umane e umani, diciamo, di questi tempi, ci fa molto bene e ce lo ricorda che ne abbiamo tanto bisogno. Ce lo ricordano le bandiere che abbiamo alle nostre spalle, la bandiera della Palestina e la bandiera della pace, che raccontano che insomma mentre noi siamo qui tanto accade in queste ore, in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, vergognosamente in Palestina come in tanti altri luoghi. E allora noi che possiamo fare? Possiamo resistere, e noi crediamo che questo momento di comunità trasportati dai versi di Divora Major sia un modo per resistere. Grazie. Grazie Marina. Vi leggerò un breve estratto di un discorso. Ho avuto molto tempo per riflettere e ho scoperto questo: o siamo felici con poco, perché capiamo che la felicità è dentro di noi, oppure non otterremo niente.
Questa non è un'apologia della povertà, ma un'apologia della sobrietà. Ma visto che abbiamo inventato una società di consumo e l'economia deve crescere, perché se non cresce è una tragedia, ci siamo inventati una montagna di consumi superflui. Bisogna ininterrottamente comprare, gettare, comprare. Quello che stiamo sprecando è tempo della nostra vita. Perché quando io compro qualcosa, o tu, non lo compri con il denaro, lo compri con il tempo della vita, che hai dovuto spendere per avere quel denaro. Però con questa differenza, che l'unica cosa che non si può comprare è la vita. La vita scorre ed è miserabile sprecare la vita per perdere la libertà. Queste sono le parole di Pepe Mujica, che ci ha lasciato qualche giorno fa. E a proposito di resistenza, in una giornata come questa, che si celebra la Repubblica, secondo me è un atto doveroso quello di noi cittadini metterci in prima linea e dedicare del tempo per noi stessi e per la comunità. Senza scopo di lucro, senza fine e senza chiedere nulla a nessuno. Non voglio togliervi altro tempo, quindi ringrazio chi ha partecipato a creare tutto questo stasera, e mi riferisco soprattutto agli abitanti di Aterrana, che con grande dedizione hanno creato una scenografia del genere, hanno messo a disposizione attrezzature, tempo, e soprattutto credo questo sia il modo di gettare un seme per creare comunità. Non rubo altro tempo e lascio la parola alla Casa della Poesia. Quindi vi ringrazio ancora per essere qui. We are not merely the caretakers of this place. We are this place of gold and silt. And what will we do with this gift and debt? Where in prayer is the space for truth? When amidst these interminable wars? Ed è stato bravissimo, grazie.